Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come stanno le mie guerriere e i miei guerrieri? Benissimo, benissimo perché lo so, benissimo. Tutto è Mao, tutto è Mao, tutto è Mao. Con le pratiche, con i mantra, le formule psichiche state sentendo anche. Alcuni di voi mi hanno scritto che anche con una forte cervicale, come l'ho avuta io, sentono l'estasi in quella cosa, perché la gioia non ha tanto a che fare con se arriva una sofferenza fisica o meno. Cioè la gioia è portare al di là del giudizio quello che ti arriva, ed è per questo che state conseguendo successi straordinari, tant'è che quello che ti deve arrivare ti arriva, perché sono eventi, sono dei. Gli eventi e gli dei non chiedono il permesso prima di arrivare. Ma cosa succede? Quello che ti deve arrivare ti arriva, però cambia il risultato. Non vedete che forza state avendo? Non vedete che entusiasmo? E questo è il risultato. Mamma quanto mi piace, devi dare tutti i baci, bacetti, bacetti vi do. È una gioia pazzesca, perché la nostra gioia, vedete com'è? Siamo un organismo unico, siamo uno, sentiamo il nostro Sangha, che è la nostra famiglia di meditazione. Avete capito che la meditazione è attenzione cosciente alla tua quotidianità, come se fosse proprio, non come se fosse, è un'esperienza spirituale, quotidiana. Quella è la meditazione. Poi le pratiche, le formule mantra, le formule psichiche, i mantra, le formule magiche stanno facendo proprio un successo clamoroso, ma io vi faccio un applauso meraviglioso. Ma soprattutto me lo sono fatta da sola l'applauso, perché questa settimana pubblichiamo per la prima volta, mi sono sentita molto emozionata nel farlo, devo dire, per la prima volta la prima sequenza fluida di yoga sciamanico, affinché tutti possiate avere i benefici, possiate avere gli strumenti, possiate avere la forza per conquistare la gioia e la libertà. Quindi il mio intento è quello di darvi tutto quello che so, tutto quello che faccio, per conquistare la gioia a cui sono arrivata io, quotidiana, qualsiasi cosa accade, ed è meraviglioso perché inizi a vedere la bellezza, inizi a parlare con tutto, non ti senti più solo o sola, senti proprio le presenze, tante presenze nell'assenza di qualcosa, ti sei alleato con l'assenza delle cose e senti le presenze, è una cosa meravigliosa, straordinaria, bellissimo. Allora, questa è la settimana che sicuramente, forse, vi pubblicherò lo yoga sciamanico, la sequenza fluida, sicuramente forse vi pubblicherò la sequenza fluida di yoga sciamanico. Ripeto, mi sono sentita molto emozionata nel realizzarlo, diciamo che l'ho finito, l'ho fatto, e mi sono lasciata ispirare nella realizzazione di questa sequenza fluida, il cui obiettivo è quello di aprire i chakra bloccati che impediscono la salita di Kundalini. Kundalini è l'energia nervosa a carattere sessuale, la più potente energia che avete. La più potente energia che avete. E questa energia è bloccata ai primi chakra, ve lo spiego tutto nel video però di yoga sciamanico, perché l'umanità ha paura. Ha paura di ciò dell'inatteso, dell'imprevisto, della morte, dell'ombra, dell'eterno femmineo, ha paura di tutto, e quindi la grande paura determina tutte le paure che abbiamo quotidiane. Allora noi andiamo a sradicare la paura alla radice, non a togliere le cose, i germogli dalla grande paura, no, la sradichiamo proprio, lo facciamo con tutta la passione e la volontà e l'amore e la dedizione a questa vita, che è meravigliosa. E quindi mi sono lasciata ispirare dai grandi archetipi del caos. Nel primo chakra, abbiamo il caos, no? E quindi mi sono lasciata ispirare dal caos, contraddistinto dal nostro archetipo, il matto, l'inizio, l'inatteso, l'inaspettato, fede nel caos, perché come diceva Nietzsche, soltanto da una buona dose di caos può nascere una stella danzante. E quindi abbiamo, come vi ho detto, in questi giorni stavo in fermentissimo, avevo tutto dentro, ma non sapevo come esprimerlo, e poi ho partorito questo primo video di sequenza fluida yoga sciamanico, ispirato ai grandi archetipi del matto e della stella, dove andiamo a lavorare proprio ci rieduchiamo al caos e facciamo uscire i nostri talenti. E quindi facciamo salire Kundalini fino al quarto chakra, per rimanere, prima o poi, si spera, si auspica in pianta stabile
al quarto chakra. Quindi lavoreremo su questo. Poi lo yoga sciamanico è bellissimo perché ti permette di creare sequenze sempre nuove, non è mai uguale, non è mai statico, perché la bellezza e la potenza dello yoga sciamanico rispetto a qualsiasi altro tipo di yoga che è venuto poi dopo è quello che si prefigge di raggiungere un obiettivo e lo consegue. Punto. E io mi faccio testimonianza di questo. Testimone di questo. Si prefigge un obiettivo in ogni sequenza fluida. E l'obiettivo qual è? Aprire Kundalini? Quello facciamo. E una stessa sequenza fluida poi può cambiare, ti puoi lasciare ispirare, perché come ci insegnano nello yoga sciamanico, quando tu vuoi realizzare un obiettivo, tu vuoi realizzare un obiettivo nella vita, che sia di carriera, che sia di guarigione fisica, che sia amoroso, che sia tutti gli obiettivi. Con lo yoga sciamanico, perché ti prefiggi l'obiettivo è l'idea. E come sapevano bene gli antichi, come ci insegna anche Platone, l'idea è idola, è un dio, ed è lo stesso dio che è l'idea che ti ispira la sequenza fluida dello yoga sciamanico affinché tu possa convincere il corpo e realizzare l'obiettivo. Bellissimo. E quindi io mi faccio portavoce di questo, ragazzi miei, sono al servizio. E quindi è bellissimo tutto questo. Quindi oggi il nostro lui-lei, il nostro luone, la nostra leiona, il nostro lui-lei lo realizzeremo con il supporto del santino Matto e Stella. Il santino. Lo mettiamo qua il santino. Il matto è l'azione nel mondo che noi facciamo senza più avere paura dell'imprevisto, senza avere più... Perché il primo chakra, l'imprevisto, ha a che fare con una sorta di humus, è l'humus creativo da cui poi nasce la stella danzante. Allora le nostre azioni devono essere istintive, forti, istinto, coraggio, no? Risvegliamo questo Dio Pan, insomma, ecco. Quindi forza, coraggio, istinto, senza pensare. E il nostro femminile è proprio la stella che sta per partorirsi attraverso le azioni che il matto fa. È l'ispirazione la stella. Il sentirsi non più distinto e separato da tutto, dalle forze, ma sentirsi uniti nella grande volontà cosmica, che è l'unica volontà che noi, attraverso cui noi possiamo realizzare i nostri grandi obiettivi. Quando la volontà individuale si unisce alla volontà cosmica, la realizzi gli obiettivi. Come si fa? Con le pratiche lo yoga sciamanico e con tutto quello che ci insegniamo. Quando la volontà individuale non serve più, la volontà individuale, quando tu desideri e vuoi da una prospettiva individuale egoica, sta Kundalini non ci sale al quarto chakra, non si realizzano gli obiettivi e quando si realizzano si distruggono, proprio perché, meno male direi io, perché dobbiamo anelare all'uomo trascendente, è questo l'obiettivo della natura. E quando noi stiamo legati a una volontà individuale non si realizzano più i sogni, perché sono sogni fasulli, sono sogni della mente che ti vedono distinto e separato dal tutto. Quindi con le pratiche noi ci agganciamo, grazie al maestro interiore, nella realizzazione dei nostri più grandi obiettivi, quelli che ti danno la gioia perpetua. Ok, detto questo, i santini ve li metto qua, così ci vegliano, guardano, i santini del matto e della stella. Potremmo fare nuovi santini con tutti gli arcani maggiori comunque, vabbè, magari li farò. Dai, ok ragazzi miei ragazzi, quindi per quanto riguarda anche le consulenze, questa settimana ne ho fatta solo una, cercando di ritagliare il tempo perché ho una marea di cose da fare meravigliosa, non che di cose che devo fare, di cose che voglio fare. E quindi piano piano ragazzi miei vi leggerò tutte, se non vi rispondo entro un mese e mezzo, rimandatemi la mail perché ne arrivano tantissime, a centinaia di consulenze, di chiarimenti, e io me le perdo ogni tanto, non è che me le perdo, perché sono tante, io, sto lavorando per essere olografica, affinché ognuna di voi abbia sempre meno bisogno dell'aiuto esterno. È per questo che ho aperto questo canale, per rendervi autonome, per liberarvi dal concetto che abbiate bisogno di qualcuno, se non una famiglia. La nostra famiglia, il Sangha che abbiamo creato, è la famiglia di supporto alla vostra evoluzione, per non essere dipendenti da nessun consiglio esterno. Dipendenti, dico, perché il consiglio può servire, il suggerimento può servire, però il senso qual è? Essere autonome, rendervi autonome e autonomi.
Quindi ce la stiamo mettendo tutta, ragazzi, tutta. E ce la stiamo pure facendo! Quindi, bellissimo. Ok, quindi vediamo quali sono le energie di lui, lei in questa settimana. È una stesa da guardarsi e sentirsi con un'apertura emozionale, con un'apertura emotiva, con l'apertura del cuore. Non cercate tanto di analizzare quando leggiamo i tarocchi con la mente, non analizzate con la mente, quelle sono quello blocca la parte istintiva, ma cercate di respirare le mie parole, cercate di avere il cuore aperto quando sentite. Appellatevi, fate una richiesta. Io prendo ferma risoluzione di ascoltare questo video con il cuore aperto. Io prendo ferma risoluzione di ascoltare le parole di Francesca con il cuore aperto. O questo video, se vedete altri video su YouTube, qualsiasi video sia, io prendo ferma risoluzione di ascoltare queste parole con il cuore aperto. Perché tutto è frutto di una presa di risoluzione. Ok. Allora, iniziamo un po' a vedere questi maschioni che ci combinano, queste signorine in questa settimana. Prima voglio metterci gli oracoli degli angeli, spostiamo questi un attimo. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo un po'. Mettiamo degli oracoli su lui e su lei, gli oracoli degli angeli, che sto trovando molto interessanti, devo dirvi la verità. Ah, questi qua sono, ve li faccio vedere prima che me li chiedete. Questo qua, oracolo angelico, divinazione con i 72 angeli, che per la tradizione cristiana sono gli angeli, no? Della Kabbala, invece per le tradizioni tantriche, sciamaniche, sono lo spirito guida, lo sposo celeste o la sposa celeste. Quando è entrata in essere la cristianità, l'angelo custode della cristianità era l'amante mistico, no? Per lo sciamano, per le tradizioni dei popoli. Lo spirito guida, la stessa cosa. Quando parliamo di divinità dobbiamo sempre intenderla una molteplicità. Ok. Allora, vediamo. I 72 amanti mistici, a questo punto, vediamo, su di lui e su di lei. Allora, vediamo su di lui 1, su di lei 1. Ah, sono usciti 2 su di lei. Che facciamo? Li lasciamo? Ok, dai, li lasciamo. Allora, vediamo il nostro maschione in questa settimana, energia maschile, da quale energia è contraddistinta in questa settimana? Dal perdono, bravo, bravo, sono 4 anni che te lo dico, bravo. Il perdono, allora, amicizie influenti e riconciliazione. Il tuo angelo ti aiuta a trasformare il karma e crea per te sincronicità positive. Ricevi aiuti, apriti alle opportunità, talento nella meditazione. Ah, pure lui ha iniziato a meditare! Quindi la nostra influenza è sempre più, si fa sempre più sentire. Anche lui ha iniziato a meditare. Facciamogli un applauso a questo maschione. Bravo, bravo. Noi lo stiamo facendo dalla notte dei tempi. Tu ci sei arrivato mo' comunque. L'importante è arrivarci, insomma. Come mi ricordo una volta andai a Hollywood, ero in California e arrivai a Hollywood e mi feci una fotografia con scritto Hollywood dietro, no? Sapete la scritta di Hollywood, la famosa scritta, e scrissi sotto: l'importante è arrivarci. L'importante è arrivarci, come ci arrivi? Poi mi sono arrivata con 20 ore di aereo, eccetera, però l'importante è arrivarci, no? Come stella del cinema hollywoodiano. Però appunto la stella, poi ho creato la mia stella, la mia realizzazione. Quindi l'importante è arrivarci, ci sei arrivato, bravo, bravo. Ok, adesso seguiti i podcast e fai le meditazioni, bravo. Allora, quindi in questa settimana abbiamo l'energia maschile che è volta, una bellissima energia al perdono. Che cos'è il perdono? Ce lo insegniamo sempre da una prospettiva mitica e fantastica, bellissima. Quello che viene, il passo più bello per indicare cosa significa il perdono è il passo di Arianna nel mito.
E si contraddistingue proprio con l'archetipo del matto, no? Il matto chi è? Il matto è colui che si affida, ha fede nel caos, ha fede nell'invisibile, ha fede negli dei. Non a caso esce appunto la carta del perdono che mi richiama il mito di Arianna. Cosa fece Arianna? Tanto già lo sapete, lo dico per le ragazze nuove che si affascineranno al mito da cui tutta la nostra civiltà ha preso origine, e solo dal mito noi ci possiamo riscattare e cambiare la realtà. Quindi Arianna, quando quel cazzone l'ha lasciata di Teseo, che cosa fa? Quando vede le navi di Teseo che se ne vanno lontane nel mare, lasciando questa povera ragazza su un'isola deserta, ovviamente destinata alla morte. Arianna sta male, piange, si dispera e a un certo punto dice questo. Arianna non esercita la vendetta egoica su Teseo che l'ha lasciata. Ma cosa fa Arianna? Si alza in piedi e dice: non si chiuderanno i miei occhi nella morte prima che io, tradita, non abbia chiesto giusta vendetta agli dei. Wow! Cosa significa chiedere giusta vendetta agli dei? Che io non esercito la mia vendetta su qualcuno, ma affido le mie emozioni di vendetta, di rabbia, di gelosia, di tristezza, di abbandono agli dei. E le mie stesse emozioni sono dei. Quindi, affidando la vendetta agli dei, io mi affido alle mie emozioni, qualsiasi esse siano. E quindi qua abbiamo energie maschili che si affidano agli eventi, non programmano, non gestiscono, e io veramente faccio un applauso al fatto che abbiamo dovuto destrutturare l'energia maschile dal controllo, dal possesso, dall'iperrazionalismo. Come vedete questa carta è proprio diametralmente opposta al razionalismo. La mente razionale vuole controllare gli eventi, prevedere gli eventi, esercitare la vendetta. Il perdono, non faccio niente, affido le mie emozioni agli dei. E ditemi se questo non è il grande obiettivo che stavamo perseguendo sull'energia maschile, che anche dentro di te, il tuo maschile, cioè vai, non vuoi esercitare nessun tipo di controllo sugli eventi, mi spiego? Quindi qua abbiamo poi nelle varie sottocategorie delle sceneggiature di vita, diciamo, energie maschili che avranno delle amicizie influenti, ci saranno delle riconciliazioni con delle persone, riceveranno aiuti, si aprono alle opportunità, perché? Perché stanno avendo fede. Ok, è un'energia bellissima. Vediamo sul femminile cosa abbiamo. Ne sono uscite due, prendiamo prima quella sotto. Lealtà, nemici nascosti e traditori. Chiedi protezione al tuo angelo. Non ci posso credere, traditori, ho appena detto il mito di Arianna, io tradita. Incredibile. È stupendo tutto questo. Chiedi protezione al tuo angelo, la tua anima si predispone alla crescita spirituale e prestigio sociale. Quindi abbiamo qua dei femminili che si possono sentire tradite o traditi, proprio come il mito di Arianna appena esposto. E allora, affidandosi, perché le tue azioni sono queste, affidandoti alle emozioni che senti, cioè agli dei, tu avrai una forte crescita esponenziale spirituale. E ci sarà anche del prestigio sociale, del prestigio in società. Ok, cos'altro? La contemplazione. Qua c'è contemplazione e meditazione. I femminili mediteranno molto. Nello yoga sciamanico, nella sequenza fluida che vi sto facendo, noi facciamo la meditazione in movimento. Guardatemi se non sono tutte energie connesse, allineate alla nostra famiglia. Cioè, abbiamo un esercito di luce qua, un esercito di fuoco, ci rendiamo conto, no? Ok. Allora, angelo Asalia contemplazione. Il tuo angelo ti guida verso il comunicare. Sarai compreso e seguito, presta attenzione nel valutare le situazioni. Allora, qua c'è una potente energia femminile che contempla le situazioni, non emette giudizi. Non emettendo giudizi, vede tutto ciò che le arriva come un'immagine della sua anima, esercitando piuttosto la contemplazione che il giudizio. Non giudica gli eventi, perché si mette nella profonda contemplazione di ciò che accade non come se le accade a lei, come individuo, ma accade per una necessità dell'anima, quindi per una necessità di una volontà più grande,
affinché lei si possa dare a questa volontà più grande. Cioè, vede tutto quello che gli arriva non come una cosa personale. Ti faccio un esempio. Allora, qualche tempo fa sono stata, tra l'altro, a trovare il mio ex fidanzato. Io creo una famiglia ovunque, comunque. No, sono andata a trovare, magari mi sta guardando adesso perché gli ho detto che avevo aperto questo canale. Ciao, non dico il nome, ma ciao. Sono andata a trovare questo ragazzo, sono stata da quando avevo 15 anni e mezzo ai 19 anni e mezzo, più o meno 5 anni siamo stati insieme, il mio primo amore è stato. Comunque era quello che mi diceva sempre che mi faceva piangere per la gelosia, non me le volere, tanto lo sai, te l'ho detto pure a te, quindi ok. Quindi, che è successo? Che è successo? Gli ho detto, gli ho fatto proprio la spiegazione, no? Di questo. Se una persona mi dice, Francesca sei una stronza, Francesca sei, oh vai a farti un bagno nel mare, nel Mar Ionio, insomma, o mi dice qualcosa, no? Diciamo qualche cosa brutta, sei una stronza, oppure sei una va bene, ok. Se una persona mi dice questo, non lo vedo come a me mi hai detto questo, come ti sei permesso, a me, quello è il senso dell'io. Vedete com'è radicato? Se qualche anno fa mi avessero detto che stronza, cioè ti spacco la faccia. L'ho fatto anche comunque. Vabbè, ve l'ho raccontato. Se mi dicono questa cosa, no? Io so che per una volontà cosmica che mi stanno dicendo questa cosa, sia perché io devo sicuramente affrontare un certo tipo di emozione che mi viene detto sei una stronza, ok? Un'emozione devo capire, non capire, devo capire che devo fare un certo tipo di emozione, devo vivere un certo tipo di emozione, ma non che me lo dice a me in quanto io. C'è una volontà cosmica, una divinità che attraverso quella persona mi sta facendo sperimentare un certo tipo di emozione che posso sperimentare soltanto se mi dice sei una stronza. Ok? E quella persona sicuramente sta vedendo in me un suo riflesso. Quella persona che mi dice sei una stronza sta vedendo in me la necessità di una parte di se stessa in ombra, una cosa di me che non accetta, che è una cosa di lui che mi sta dicendo sei una stronza che non accetta di se stesso. Quindi ecco cosa significa anche in parole povere vedere quello che ti accade non come una cosa a te personale che sta capitando a te, ma qualcosa che sta succedendo perché ha un fine. Gli eventi, che sono enti, entità, spiriti, non arrivano perché hanno delle cause, perché gli eventi che sono dei non hanno bisogno di una causa per arrivare o di una scusa per venirti a trovare. Tutti gli eventi hanno sempre un fine. E il fine ultimo di ogni evento è quello di condurti alla libertà e alla gioia. Ok? Quindi qua vedo energie femminili in profonda contemplazione del tutto come puri osservatori, non come giudici, o potremmo dire giudice sopra le parti, però dire già giudice fa intervenire la razionalità, quindi osservatori imparziali, sentendo le emozioni che gli circolano intorno, perché quelle emozioni che circolano intorno è la Kundalini che si sta muovendo. E vi spiegherò anche nel video di yoga sciamanico che questa Kundalini quando si muove attiva delle forze e ti fa sentire in connessione col tutto sociale anche, quindi non solo ciò che di bello c'è nella società, anche ciò che di brutto c'è nella società, e quindi questa energia si muoverà. Osservatori imparziali. Ecco perché può farti sperimentare delle traditori e nemici nascosti, perché tu vedi le tue ombre, che non sono le tue ombre come individuo, sono le tue ombre come essere umano, come genere umano. Ok? E affinché tu le possa sperimentare bene, magari una persona ti dice sei una stronza, e allora tu lì vedi che non è che tu stai sperimentando l'ombra dell'umanità, che attraverso di te, per farti avere un certo tipo di consapevolezza, si può palesare magari con una persona che dice sei una stronza. Cioè, mi spiego. Sto facendo degli esempi per come approcciare a questo. Ok. Adesso, tenendo fede a questo che è uscito, tu stai riprendendo? Sì. Allora, andiamo a vedere da questa parte le energie maschili.
Allora, energia attuale del maschile nei confronti del femminile o energia attuale del maschile a seconda della carta, a seconda dei vari livelli, no? Che poi andiamo a leggere. Energia attuale di lui, energia attuale di lui, energia attuale di lui. E infatti 5 di bastoni, tac, discussioni, tensione, agitazione, gelosia nei confronti di femminili o nei confronti della vita. Energia attuale del maschile è tensione, litigi, gelosia, non a caso abbiamo perdono. Quindi situazione di tensione. I pensieri del maschile. 5 denari, si sentono depauperati della loro forza, soli, isolati, lasciati da soli e al freddo. Guardate, ci sono dei cambiamenti potenti sull'energia maschile, 5-5, il perdono. L'unica soluzione, dicono, è lasciarsi andare agli eventi. Quello che accade va bene, non smetto di esercitare un controllo. Qua abbiamo maschili che sono agitati, tesi, litigati o agitati semplicemente, hanno nei pensieri una sensazione di carenza, di mancanza, di frustrazione. Ok, vediamo cosa hanno nel cuore i maschili, cosa hanno nel cuore i lui. La voglia di comunicare per un nuovo inizio, fante di bastoni. Il loro cuore sta premendo per aprirsi con curiosità al nuovo. Al nuovo può essere in una stessa relazione, quindi nuova apertura comunicativa in una stessa relazione, o proprio aprirsi al nuovo. Il loro cuore sta scalpitando affinché facciano nuove conoscenze della vita. Fante di bastoni nel cuore, un'energia molto attiva nel cuore, mi parla di un adolescente che vuole conoscere, ha la bramosia di conoscere, no? Sì. Vediamo un po' qual è il blocco di lui nei confronti di lei, o qual è la zona d'ombra che il maschile andrà a mettere in luce in questa settimana, la sfida di questo maschile, il blocco. E il 10 di spade, superare una rottura, una chiusura, una forte sensazione di dolore con un maschile o nella loro vita. Qua ci sono maschili che stanno vivendo molto la carenza. Ecco, la consapevolezza planetaria a cui anche la nostra famiglia stessa sta dando un contributo enorme, enorme, i veli si assottigliano sempre di più e quindi ci si sente connessi sempre di più a qualcosa di più profondo, oltre al visibile, no? E quindi questa situazione difficile che i maschili vivranno o stanno vivendo in questa settimana fa pulsare il cuore, perché l'anima vuole fare esperienza, paggio di bastoni, nel cuore l'anima. Nel cuore il paggio di bastoni, l'anima vuole fare esperienza, esperienza. In questa situazione qui, che è difficile e critica, l'anima brulica, cioè l'anima piace la difficoltà perché si sta per superare. Ok, bellissimo. Vediamo da questa parte. Energia attuale di lei nei confronti di lui, o energia attuale di lei verso l'altro, energia attuale di lei, vediamo un po' a seconda della carta. Energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Energia attuale di lei. 7 di coppe. Ci sono delle lei che hanno diversi progetti, ci sono delle lei in questo modo, queste carte sono anche molto evocative, vedete? E qua c'è una farfalla, siamo in questo momento prima della primavera, c'è questo germogliare, ci sono delle lei che hanno vari progetti dentro loro stesse, si aprono nuove possibilità. Allo stesso tempo possono trovarsi in questo momento un po' confuse su qualcuno, ma al tempo stesso questa confusione non le impedisce di gioire. Il 7 di coppe è questo. Vediamo i pensieri del femminile. 10 di spade, stanno pensando di chiudere una situazione qua, stanno pensando di chiudere una situazione con qualcuno, stanno pensando di chiudere delle situazioni che non le fanno gioire. Possono essere un po' confuse su come chiudere queste situazioni che non le fanno gioire, però stanno pensando di prendere delle decisioni con la giustizia
di chiudere, stanno pensando di chiudere una situazione o più situazioni. Ok, o penseranno questo. Cosa hanno nel cuore femminili? Il mondo, chiusura e inizio di nuove tappe. Qua ci sono le femminili che si stanno aprendo a nuove possibilità di qualsiasi natura, che siano amorose o che siano di altra natura, queste possibilità che stimolano in loro un certo entusiasmo emozionale, le coppe sono le emozioni, e per aprirsi al nuovo, perché il cuore dice apriti al nuovo, stanno pensando di chiudere, prendendo delle decisioni, delle altre situazioni per aprirsi consapevolmente al nuovo. Il mondo mi parla di chiusure di tappe, di cicli, e quindi è come se di cicli, di tappe ci avviciniamo a questa primavera e il mondo sancisce anche l'inizio di una nuova tappa di stagione, no? Quindi prima che inizi la primavera io faccio delle chiusure in modo tale che possa sbocciare o prendo delle decisioni che mi permettono di sbocciare di nuovo, ok? E attendere il 7 di denari, seminando queste chiusure, seminando questo nuovo approccio alla vita, attendo con pazienza ciò che sarà di me. Ok, ciò che ne verrà. Vediamo qual è il blocco karma o la situazione in ombra del femminile in questa settimana. Situazione in ombra. 6 di bastoni. La situazione in ombra è avere successo in quello che sta pensando, in più cose che sta pensando. Qua mi mettono gli amanti. Successo in amore al blocco. Può darsi che non c'è successo in amore al blocco fino a questo momento, Possono essere un po' confuse, stanno pensando di chiudere definitivamente una situazione, di aprirsi a nuove tappe o a nuove conoscenze che possono fare. Sì. Diciamo che qua i femminili, il 6 di bastoni è anche avere le situazioni sotto controllo, no? Riprendersi in mano più il controllo della loro vita su più ambiti, ed è al blocco, perché il 7 di coppie parla di più cose che i femminili stanno portando in gestazione, quindi c'è un momento di elaborazione qua su tutti i fronti, ok? Vediamo adesso le energie maschili cosa ci raccontano. Abbiamo visto come stanno internamente ambo le parti. Vediamo adesso nella realtà fenomenica cosa accade, quali sono le azioni. Allora, le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana, le intenzioni dei maschili nei confronti dell'altro fuori da sé, chiunque l'altro sia. Le intenzioni dei maschili nei confronti dei femminili o dell'altro fuori da sé, chiunque l'altro sia. Ah, 6 di coppe, recuperare un rapporto. Recuperare un rapporto, le loro intenzioni sono quelle di recuperare un rapporto perché stanno pensando a dei ricordi felici del passato, tant'è che nella mente si sentono carenti, si sentono manchevoli di questi ricordi felici, stanno pensando di recuperare dei rapporti i maschili. Vediamo alla fine invece vediamo cosa fanno. Le intenzioni sono quelle di recuperare un rapporto o di sistemare qualcosa con le persone che conoscono bene, del loro passato, della loro infanzia. Vediamo le azioni che farà il maschile nei confronti del femminile o dell'altro fuori da sé. Le azioni. Però ci pensano bene prima di farlo. 4 di spade. Vorrebbero recuperare un rapporto, dei rapporti, però pensano prima di farlo. Sì, pensano prima di farlo. Non a caso abbiamo perdono, il 6 di coppia, anche il chiedere perdono, un po' recuperare un rapporto. Ci pensano bene prima di farlo. Non si muovono, mi dicono, in modo eclatante, ecco. Ci pensano bene. Vediamo l'energia finale di lui nei confronti di lei, nei confronti dell'altro. E infatti abbiamo re di coppie, qua abbiamo dei maschili che si stanno riprendendo a livello emozionale, e quindi il re di coppie è colui che è come se si desse, no, con fiducia alle proprie emozioni, e parlando delicatamente, con il cuore in mano, con il cuore aperto, pensando prima di parlare, sentendo più che altro il loro cuore più che la loro mente. Non a caso abbiamo la carta del perdono. Abbiamo anche dei maschili che aspettano, infatti vedi 7 denari che aspettano, recuperando le loro emozioni. Ci sono dei maschili che stanno avendo una profonda trasformazione interiore seguendo il loro cuore, non più la mente. È una bellissima stesa sul maschile, molto profonda, molto poetica, direi. Sì. Vediamo da questa parte
Quali sono le intenzioni delle energie femminili nei confronti del maschile oppure dell'altro fuori da sé? Energie dei femminili, le intenzioni di lei nei confronti di lui, le intenzioni di lei. 2 di denari, non sanno bene cosa fare nei confronti di una persona, le vedo molto occupate su altri fronti, questo 7 di coppe, no? Possono essere un po' preoccupate e avere un po' di confusione nelle intenzioni, quello che vogliono rispetto all'altra persona. Vediamo nelle azioni cosa faranno. 4 i denari, non molto, si tengono un po' per loro stesse. Abbiamo un'energia molto di contemplazione, di equilibrio da questa parte e di essere molto più vicini al loro cuore da questa parte. Qua vedo entrambi sono energie simili comunque, sono energie simili. Ci sono femminili che ristabiliscono le loro priorità in questa settimana su più ambiti della loro vita, stanno pensando di chiudere delle situazioni per aprirsi al nuovo, il mondo gli dice hai completato una tappa della tua vita, prendi adesso delle decisioni affinché tu possa aprire nuovi orizzonti, no? Quindi cercano di ristabilire le priorità nelle loro cose. Il 4 di denari mi parla di colei che sta un po' più chiusa in se stessa. Guarda, Re di coppe, rispetto alla persona fuori da sé. Ci sono delle femminili che stanno aspettando l'apertura emozionale da parte di qualcuno. Fin quando non c'è questa apertura emozionale, in questa settimana non fanno tanto all'esterno, ma all'interno. Vediamo l'energia finale di lei nei confronti di lui. Il matto, qua ci sono dei femminili che alla fine si aprono, il matto l'abbiamo qua nell'energia maschile, cioè che avevo messo io prima. Allora, il matto nell'energia femminile è colei che si dà alle proprie emozioni, al caos, alla sensazione della creatività. Ci sono femminili che hanno fede negli eventi, in quello che accade, ristabilendo le loro priorità emozionali, anche pratiche, no? Nelle azioni non fanno col 4 i denari, non fanno niente di che, ma si affidano agli eventi, si affidano a quello che la vita le mette davanti. Quindi è un grande lavoro introspettivo, bellissimo, di questa natura. Quindi ci sono qua, tra energia maschile e femminile, sono molto simili. C'è un riequilibrio degli opposti, c'è una ristabilire le priorità da ambo le parti affinché si possa seguire il cuore e non la mente. Ok? Bellissime energie, molto poetiche, devo dire la verità, sono molto poetiche queste energie. Tu stai riprendendo? Sì. E adesso ci andiamo a fare tutte le specifiche, però prima vado a rifocillarmi un attimo, a bere un goccetto della mia tisana che mi sono preparata prima, mangio il biscottino e arrivo subito, arrivo. Allora, eccomi qua, mi sono rifocillata un attimo, ho mangiato un po' di minestrone veramente, che avevo fatto ieri sera comunque. Vabbè, perché poi il giorno dopo è più buono perché si impregna tutto. Ok, allora, vediamo un po', iniziamo con le specifiche, vediamo un po' sul di lui. Allora, energia del 5 di bastoni, energia attuale di lui sul 5 di bastoni. Qua ci sono anche di lui che stanno pensando che lei abbiano un altro. Guardate questa immagine, è funesta qua questa immagine. Guarda. Quindi stanno pensando ai bei ricordi insieme. Ci sono varie sfaccettature, no? Il succo è quello che vi ho detto, da poi applicare a tutte le dinamiche che possono intercorrere. Allora, 5 di bastoni. Energia attuale di lui, 5 di bastoni. Cinque di bastoni. Infatti sta come un pazzo, qua c'è molta gelosia, ci sono gli amanti. Sta pensando di fare una scelta, ma è geloso per amore. Cioè questa è proprio l'accoppiata. Aspetta, metto la conchiglietta, dove sta? Se no qua ci sono due nudi, mi scrivo nel video. Allora, qua ci sono gli amanti e 5 di bastoni. È geloso per amore. Attualmente geloso per amore oppure conflitti interni per l'amore. Sì, conflitti interni per l'amore, mettiamola così. O geloso per amore o teso sull'amore. Vediamo quali sono i pensieri di lui. 5 di bastoni, 5 di denari.
5 di denari, pensieri di lui. E infatti regina di spade, qua si sono litigati con qualcuno, o siete fredde o freddi con qualcuno. Stanno sentendo la carenza, la mancanza perché lei non gliela mandate a dire, o lei si dimostra fredda, o qualcuno si dimostra freddo e stanno pensando che sentono la carenza, la mancanza di qualcuno, regina di spade, che si è comportata in modo freddo. Qua c'è pure un'altra signorina ignuda. Prima che mi oscurano il video, aspetta, ci metto una cosetta sopra. Cioè, ci metto un girasole qua sopra, ecco qua. Vediamo nel cuore, fante di bastoni. Fante di bastoni nel cuore, cosa hanno nel cuore i maschili? Il Papa, eh sì. Stanno pensando, allora nel cuore il Papa col fante di bastoni, il Papa mi parla di persone che prendono delle ferme decisioni, ma soprattutto, allora se siamo a un livello di consapevolezza spirituale abbastanza evoluto, il Papa nel cuore col fante di bastoni mi dice che ci sono maschili che stanno apprendendo animicamente una lezione spirituale importante e il cuore è in fermento per questo apprendimento spirituale e quindi vogliono darsi, vogliono conoscere cosa c'è al di là di questa sensazione di tristezza, di abbandono. Allo stesso tempo il Papa nel cuore mi parla di maschili che sentono di prendere delle decisioni importanti per la loro vita grazie a una sensazione di perdita e anche parlare in modo adulto, con una certa adultità animica a qualcuno. Vediamo il 10 di spade. Il 10 di spade al blocco, il blocco di lui nei confronti di lei. Sì, l'eremita, trovare la via, trovare la via. L'incapacità di sentire la voce interiore al blocco, per il forte dolore emozionale che stanno provando i maschili, Però alla fine escono come re di coppe, quindi c'è un grande lavoro emozionale andato che va a buon fine in questa settimana. Sì. Sì. Vediamo le intenzioni del maschile nei confronti del femminile, 6 di coppe, o le intenzioni del maschile rispetto all'altro fuori da sé. Cos'è questa? La forza. Hanno intenzione di recuperare un rapporto con una persona che conoscono bene, o hanno intenzione di recuperare dei rapporti con delle persone che conoscono bene. Hanno intenzione di recuperare dei rapporti con delle persone che conoscono bene. E ci pensano su prima di farlo, non fanno azioni affrettate. Vediamo il 4 di spade, le azioni che farà lui nei confronti di lei. Eccolo qua, il re di coppe. Qua ci sono dei maschili che parleranno con il cuore aperto in questa settimana, perché ricordiamo il perdono. Ci hanno pensato su prima di farlo, non fanno azioni affrettate, fanno azioni guidate dal cuore. Non fanno azioni impulsive, ma fanno azioni di fede, come ci insegna anche il matto. Il matto è seguire anche l'impulso, però come ci insegna anche il grande Sri Aurobindo, il maestro Sri Aurobindo, l'umanità si sta spostando verso quello che deve essere l'istinto risvegliato. L'istinto risvegliato, possiamo dire che è questo re di coppe, mi spiego. L'istinto risvegliato è l'emozione che va al quarto chakra, è l'istinto legato al quarto chakra, non l'istinto legato ai chakra più bassi, che non hanno niente da essere denigrati, i chakra bassi, anzi, nel primo chakra c'è il contatto con il regno octonio, sotterraneo, però è una persona che vibra con l'allineamento dei chakra e non con dei chakra bloccati. Mi spiego, l'istinto risvegliato, seguo l'istinto che ha a che fare con il mio cuore. Re di coppe è uscito 2 volte. Ci sono dei maschili che parleranno con il cuore in mano in questa settimana, molto onesti. Re di coppe, energia finale. Wow, 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 la stella, wow. Allora, guardate questa sincronicità. La stella, ultima carta del maschile. Il matto nel femminile, ultima carta del femminile. E qua abbiamo la stella e il matto. Ok? È bellissimo. Qua ci sono dei maschili che veramente questa settimana vogliono aprire il cuore a qualcuno, sono molto onesti i maschili in questa settimana.
Mi verrebbe da dire fidatevi dell'energia maschile, ma non è che vi dovete fidare di qualcuno fuori da voi che non esiste, fidatevi della percezione animica che avete delle persone con cui entrerete in contatto, ok? Fidatevi della percezione animica, di quello che la vostra anima vi dice, perché sarà una bella cosa, sarà una bella cosa. Qua ci sono energie maschili che vogliono realizzare un sogno d'amore con dei femminili, ma soprattutto sarà bella l'esperienza di vedere questi maschili aprire il cuore, perché siamo noi, le nostre azioni, che sono azioni di fede, ricordiamo. Bello, bello. Qua c'è di nuovo una signorina nuda. Devo mettere un'altra cosa. Aspettate. Ci metto l'adesivo Love, appunto. Una stesa piena di adesivi praticamente. Allora, vediamo da questa parte. Energia attuale del femminile con il 7 di coppe. Energia attuale del femminile con il 7 di coppe. Energia attuale del femminile con il 7 di coppe. Asso di spade. Ci sono dei femminili che vogliono avere chiarezza su più cose che devono portare avanti in questa settimana. Vediamo il 10 di spade nella mente. Cinque di coppe. Stanno pensando di chiudere una situazione che le ha dato molto dolore. O stanno pensando di chiudere, però qua vediamo che non lo fanno, alla fine si lanciano agli eventi. Stanno pensando di andare oltre a un ciclo doloroso che hanno avuto. I pensieri sono quelli di superare una situazione, una tappa di tristezza, una tappa di dolore, una tappa anche per un tradimento della fiducia. Stanno pensando questo. Vediamo il mondo nel cuore femminili. 10 di bastoni, perché non ne possono più. Di chiudere una situazione pesante, che anche un rimuginio stesso della mente può essere la situazione pesante, mi spiego? Cioè può essere anche una situazione di rimuginio della mente, perché nella mente abbiamo il 10 di spade, il 5 di coppe. Stanno pensando di chiudere nel cuore una sensazione di rimuginio della mente, perché questa cosa, il rimuginio della mente, rende il cuore pesante. Vediamo il 6 di bastoni al blocco. Affinché possano avere successo, vogliono chiudere il rimuginio della mente. 6 di bastoni al blocco, il blocco del femminile. 9 di coppe. Vogliono avere successo in più aree della loro vita, ma soprattutto in quelle aree laddove sentono tristezza e abbandono. Vogliono chiudere questa situazione perché altrimenti non riescono a conseguire l'autonomia, la propria autonomia felice, mi spiego. Più cose che le possono rendere un po' stanche in questa settimana, e quindi quello è il senso: abbattere il rimuginio della mente. E questo, ragazze mie, guarda, ve lo sottoscrivo con lo yoga sciamanico, cioè praticate lo yoga sciamanico, quello che riuscite dalla pratica che vedrete, quello che riuscite, siate gentili col vostro corpo, fatevi guidare dal corpo, perché il corpo ha la memoria che ti dice a che livello puoi arrivare, piano piano poi ti spingi oltre. Allora, vediamo il 2 di denari, le intenzioni del femminile nei confronti del maschile. 2 di denari. 5 i denari. Stanno valutando, perché in alcune situazioni i femminili si sentono un po' carenti, e anche ristabilire le loro priorità lavorative e private per sistemare un po' di cose. C'è una sorta di... molti femminili stanno pensando proprio di non aprirsi a qualcuno, insomma, ecco, di chiudere con qualcuno e aprirsi al nuovo, avere fede, vedere che succede nella vita al di là di quello che gli capita. 4 di denari, le azioni che faranno i femminili. 4 di denari. Il matto, guardate quante volte il matto, 1, 2, 3. Quando gli arcani maggiori si ripetono, significa che si sta andando verso un livello di consapevolezza più alto. E il matto cosa indica? Il mondo, arcano 21, come vi ho insegnato nel video sulla spiegazione degli arcani maggiori. Il 21 è l'ultimo arcano e ce l'hanno nel cuore. Il cuore ti sta dicendo: hai concluso una tappa della tua vita, è inutile che ci rimugini su delle questioni.
Hai concluso una tappa della tua vita. Non far che la mente prenda il sopravvento rimuginando sul fatto non sono abbastanza, non sono così, non sono così, perché questo non ti rende felice. Ma piuttosto il matto che esce così tante volte, vabbè, questa ce l'ho messa io, però non è un caso anche quello, no? Il matto che esce così tante volte significa fede nell'imprevisto, fede negli eventi, fede nell'humus creativo che ha a che fare con il regno sotterraneo, fede negli eventi, fede negli eventi. E quindi è come se avessimo finito la tappa del mondo, tutto il ciclo degli arcani maggiori, e subito il matto. Le azioni del femminile si renderanno conto che hanno già acquisito delle competenze spirituali e quindi smetteranno di rimuginare su delle questioni mentali e si lanceranno alla vita, avranno fede. Ok, vediamo sul matto, questo matto, energia finale del femminile. E il paggio, non ci posso credere, paggio di bastoni, paggio di bastoni. Si lanciano verso il nuovo, all'apertura, alla curiosità verso il nuovo. Sono curiose, sono spinte dalla loro emotività, curiose di conoscere persone nuove, curiose di aprirsi a ciò che la vita gli offre. Ciò che la vita, curiose, paggio di bastoni, curiose, entusiaste di andare verso nuove avventure, nuovi lidi della loro vita, qualsiasi siano questi nuovi lidi, anche con le stesse persone, ma soprattutto vogliono smettere di rimuginare con la mente su questioni che le hanno rese tristi, insoddisfatte, ok? Perché hanno concluso il ciclo, ce lo insegna il mondo nel cuore. Mm. Sì, qua vedo dei femminili che si aprono e si aprono al nuovo, si aprono alla bellezza di quello che stanno riscoprendo in loro stesse, grazie alla nuova consapevolezza. Di conseguenza vedono anche le persone, anche le stesse in modo diverso e quindi si aprono al nuovo. Ok, adesso andiamo a vedere con i miei oracoli lui lei per vedere il profilo energetico di questo bellissimo e commovente e poetico re di coppe in questa settimana. Uscito 2 volte, voglio vedere questo profilo energetico cosa ha consapevolizzato con l'apprendimento spirituale e con questa voglia nel cuore di andare verso, con entusiasmo nell'aprirsi verso il nuovo che la vita gli mette davanti, qualsiasi cosa il nuovo sia, ripeto, anche le stesse persone viste in forma diversa, no? Vediamo un po'. Allora, per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi che ancora non ce li avessero, i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo il profilo energetico del maschile in questa settimana. Quali sono le consapevolezze spirituali a cui l'energia maschile arriva nei confronti del femminile o nei confronti dell'altro fuori da sé? Praticamente qua il senso qual è? Se ci pensi, perdi. Se agisci, vinci. Questo è il senso, ok. Allora, profilo energetico maschile. Vai. Tu sei l'amore. Infatti, il re di coppe è proprio colui che sente l'emozione, dice tu sei l'amore, riconosce l'amore fuori di sé perché l'ha riconosciuto dentro di sé, ricordiamo re di coppe. E sono tutte emozioni le coppe. Tu sei l'amore, bellissima. Ancora? Sto affrontando tutte le mie paure, l'abbiamo visto, tutte le paure che ha il maschile, gelosie, invidie, no? E il re di coppe è colui che si ferma sulle sue emozioni affrontando le sue paure e si affida come ci insegna il matto. Ok. Sto affrontando le mie paure relative alla connessione con una lei o la connessione con l'amore, no? Riconoscendo l'amore, che cos'è l'amore? Tu sei l'amore, i maschili affrontano le paure che li separano dall'amore. Tutte le paure, le resistenze, gli attaccamenti che ti separano dall'amore, quello è il goal dell'essere umano, come ci insegna anche il mito di amore e psiche di Apuleio. Ok. Cos'altro? Ho sempre voluto te, lo capisci? Qua ci sono maschili che vogliono una persona in particolare, l'hanno sempre voluta, anche se hanno fatto capire il contrario, anche se hanno detto il contrario,
ho sempre voluto te, lo capisci? Cioè i maschili, se noi leggessimo questa stesa su un'altra, su una mente trascendente, cosa diremmo? Che qua, che il miglior approccio per comprendere tutto, dalle stese alla vita, qua ci sono i maschili che riconoscono l'amore, è quello che hanno sempre voluto. E per andare incontro a questo amore dentro loro stessi e verso l'altro affrontano le loro paure. Ho sempre voluto te, lo capisci che cosa? I maschili hanno sempre voluto te rispetto all'amore. Hanno sempre voluto te, lo dicono all'amore, che lo vedono impersonificato in una donna o in un uomo. Hanno sempre cercato e voluto l'amore. E qua in particolare i maschili in questa settimana riconoscono in una persona in particolare l'amore che hanno sempre voluto, affrontando le loro paure. E si predispongono con il cuore in mano. Bellissima, è molto poetica, qua c'è molta poesia in questa stesa, è veramente poetica e bellissima. Ne mettiamo un'altra. Vediamo se ci dicono le parole esatte con questa consapevolezza che il maschile dirà al femminile. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. O sì, voglio stare con te. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Io sto affrontando tutte le mie paure e le paure non sono altro che i limiti che il mio karma mi ha messo davanti per essere superate. E quindi saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. Se io sto insieme all'amore, quello che io reputo amore, è per me perfezione. È Ema o meraviglia. Ci sono quindi maschili che vogliono stare a tutti i costi con qualcuno, tristi o felici, che importa? Ci sono maschili che riconoscono la bellezza della vita nella luce e nell'ombra, riconoscendo la dualità. E questo fa parte della pratica di yoga sciamanico che vi sto preparando. Come vedete sono tutte energie sincroniche, cioè che si approcciano a quest'unione della dualità. Unire ciò che sembra diviso, unire visibile e invisibile, morte e vita, luce ed ombra, maschile e femminile, è soltanto l'unione degli opposti, in medio stat virtus, che fa salire Kundalini al quarto chakra, se no non ci sale, non ci sale e non ci sale. Quindi qua abbiamo una stesa molto poetica che ci racconta proprio di questo cammino verso quest'unione, verso il riconoscimento di chakra superiori, verso andare verso questi chakra superiori. Bellissimo, veramente bellissimo. Tu stai prendendo? Sì. Allora, adesso ci andiamo a mettere queste carte qua. Allora, uno su di lui e uno su di lei. Una su di lui e una su di lei. Allora, vediamo. Amore festoso, e vedo riconciliazioni qui, riconciliazione, leggerezza, bellezza. Sì, qua ci sono riconciliazioni e amore festoso. Vediamo il femminile. E qua c'è molto erotismo. Bellissime sono queste carte, eh? L'erotismo che vuol dire? Qua infatti ci sono due che si guardano, si toccano leggermente. Non è amore passionale, quindi l'istinto più legato solo ai primi chakra, è un istinto risvegliato l'amore erotico, l'eros è la capacità di conoscere se stessi attraverso l'altro, no? E quindi ci sono dei femminili che verranno animate nel profondo dalla conoscenza con qualcuno, magari senza andarci a letto per parlarci chiaro, senza avere o andandoci, insomma, però l'amore erotico, questa carta qua in particolare, ha a che fare con quell'istinto risvegliato che permette di creare infinite possibilità. E il vedo non vedo, è quell'eccitazione che ti permette di scoprire nuove emozioni dentro di te. Quindi ci sono femminili che si risvegliano a nuove emozioni e ci sono maschili in festa. Loro si risvegliano e qui stanno in festa un po'. Sì, adesso momento cru volevo dire, cru. Ci buttiamo una metaforica associativa di qua e una metaforica associativa di là. Allora, vediamo che un maschione in questa settimana. Ce le battiamo, vediamo chi esce. Eccolo, è uscito. Ah, guardalo.
Che cazzo è questo? Un po' così. Allora, c'è lui, così, è un po', diciamo che non so come devo descriverlo questo, non lo so, non lo so. C'è lui un po', è un cartone animato, è una caricatura, ci sono dei maschili che stanno un po'. Allora, mi viene in mente un'analogia in questo momento, le caricature, no? Le caricature le fanno proprio quando vogliono smorzare una certa angoscia, no? Quindi si fa una caricatura, a me le caricature mi danno quest'idea, smorzare una certa angoscia. Siccome qua abbiamo una certa angoscia iniziale, e quindi è come se della serie, ma perché stai così? Fate una risata, insomma. Ecco. Uno che col telefonino in mano che aspetta un messaggio e non arriva, beve il caffè qua col tagliandino, è come se fosse all'interno di, no? Il cartellino mi fa pensare al lavoro, sto al lavoro, io non dormo e penso a te, io non mangio e penso a te. No, com'era la canzone quella? Insomma, sì, un po' così mi viene da pensare. Vabbè, insomma, alla fine tutto è bene quel che finisce con Emao, insomma, no? Vediamone un'altra, aspetta, no, 200 no, un'altra, una sola. Ah sì, poi faceva, non so con chi adesso sei, ma so che cosa vuoi. Insomma, quella cosa lì, ecco, quella è la canzone di questa settimana. Per lui però. Vediamo un po' un altro, vediamo chi esce. Eccolo, è uscito. Vabbè, e qua poi abbiamo lui che si riprende, ecco, abbiamo lui che si riprende, che accenna un sorriso, guardate qua sta tutto imbronciato, no? Poi si canta la canzone, capito? Si canta la canzone e guarisce, quindi qua abbiamo lui così che si riprende, una persona che va a un appuntamento, direi qua, è elegante ma non da lavoro, è elegante per andare a un aperitivo, insomma, è una persona che si riprende, che accenna un sorriso perché magari vede la predisposizione dell'altra persona. Ok, va bene, bravo, ok, bravo. Vediamo da questa parte. Allora, vediamo che signorina abbiamo da questa parte in questa settimana con questo amore erotico, con questo erotismo risvegliato. Eccole, sono uscite due. Bella, 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 bella. Lei che danza sulla spiaggia con un velo, con la cappa magica, raga. Questa sembra la cappa magica che tengo io nei video, ragazze. E che avrò anche nel video yoga sciamanico perché me la metto pure sul viso, la cappa magica. Quindi sembra, sì, questa energia erotica, energia nervosa a carattere sessuale, Kundalini che sale, che sente proprio la bellezza, no? Si aprono questi chakra, Kundalini inizia a salire, abbiamo delle lei sognanti, bellissime in questa settimana. Beh, una bellissima signora qua abbiamo. Abbiamo anche la riscoperta di un femminile anche per le signore che pensavano di non sentire più quell'erotismo, ok? E quindi è bellissimo, sono due figure bellissime, una signora bellissima qui che riscopre un certo erotismo in sé, si riscopre quell'eterna giovinezza interna che è il fuoco del Dumo, come si chiama nelle tradizioni dei popoli, quel fuoco del Dumo che si riaccende e che li fa sentire di non aver mai perso quell'eterna giovinezza, perché è proprio eterna giovinezza, no? Basta avere la consapevolezza della propria maestria interiore. E qua si sentono veramente bellissime, apprezzate, riscoprono delle nuove versioni di loro stesse, dei poteri sopiti che grazie alle pratiche, anche lo yoga sciamanico, vengono in essere. Bellissimo, bellissimo, ok? Ragazze e ragazzi, quando farete la pratica di yoga sciamanico, non pressate, va bene? Io vi farò vedere delle posizioni che sono riuscita a fare dopo tanto tempo, ma all'inizio non ero così fluida, va bene? Anzi, ero un po' incriccata, quindi non vi preoccupate, abbiate fede quando invocate il maestro interiore, come vi farò vedere nella pratica, si risveglieranno in voi delle forze. Se magari il giorno dopo avete un po' di sensazioni di, come dice, l'acido lattico, no? Ok, non fa niente, emao, 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 uketamo, uketamo, perché
le resistenze del corpo si fanno sentire anche con delle pressioni che poi il corpo vi fa, dei doloretti, ma non sono doloretti, come dire, passeggeri, sono tutti passeggeri perché state sbloccando i chakra e questa è proprio la conseguenza dello sblocco dei chakra. Amore erotico, non a caso andiamo a fare questa settimana la pratica dell'apertura della Kundalini, che è energia erotica a carattere sessuale, e vi sentirete così. Bellissima, va bene? Ok. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, grande erotismo in questa settimana, questa energia che, come vi spiegherò bene nel video, questa Kundalini quando sale attiva vari poteri, e soprattutto andiamo a sbloccare i primi 3 poteri: i poteri della creatività, dell'humus creativo, il potere delle emozioni, il potere quindi di sentire, e il potere della volontà, del mago, della maga e della sciamana o dello sciamano. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo prestissimo, poi fatemi sapere come state dopo che avete fatto le pratiche, e poi io, sapete, vi passo la mia esperienza. Io con lo yoga sciamanico ho curato, supportato dei dolori che avevo, ginocchio, eccetera, che non ci sono più. Cioè, nel senso, è straordinario, ecco perché lo possono fare tutti indistintamente, come ci insegna anche la nostra maestra Selene, tutti indistintamente, a qualsiasi età, come diceva mia nonna, volere e potere. Questo è l'elisir dell'eterna giovinezza, che è proprio la natura selvaggia che finalmente viene fuori, cioè come se non fossimo mai nati fino a questo momento, ok? Quindi io vi ringrazio di tutto l'amore che ci doniamo quotidianamente per aver scelto la gioia e la libertà. Vi abbraccio tutte e tutti, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua!